La statua colossale che ritrae Ferdinando I di Borbone nelle sembianze della dea Minerva, in quanto protettore delle arti, è opera di Antonio Canova, il più acclamato tra gli scultori neoclassici in ambito europeo, colui il quale, ancora in vita, è considerato dai suoi stessi contemporanei artista in grado di rivaleggiare con i più grandi tra gli antichi. L'opera, realizzata in marmo di Carrara da un blocco del peso di 90 quintali e munita di un piedistallo recante un'iscrizione in latino, è dal 1997 di nuovo esposta al centro dell'emiciclo dello scalone principale del museo, da dove, all'indomani dell'Unità d'Italia, era stata rimossa e trasferita dapprima in una sala appositamente allestita, denominata la Sala del Canova, e poi di lì nell'androne dell'ingresso laterale del museo di accesso agli uffici della sovrintendenza. La statua è commissionata al Canova nel 1800, ma a causa dei rivolgimenti politici in corso può essere consegnata solo nel 1819, quando infine giunge a Napoli da Roma via mare. Essa è svelata al pubblico nel febbraio del 1822 e dalla lettura delle carte di archivio apprendiamo che alla sua inaugurazione accorressero in tanti al punto da rendersi necessario l'utilizzo di una sentinella che vigilasse affinché la statua non riportasse danni. Del progetto della sua sistemazione è incaricato Pietro Bianchi, architetto per il quale il Canova nutre sentimenti di sincera amicizia e considerazione. Per l'esposizione della scultura, Bianchi, d'intesa con il Canova, chiude il gran finestrone centrale dello scalone del museo e predispone l'apertura di un'ampia e spaziosa nicchia sormontata da una semivolta a scodella nella quale si apre un foro che lascia entrare la luce dall'alto con un effetto scenografico superbo. Il modello di riferimento è senz'altro il Pantheon a Roma, modello che il Bianchi tenne senz'altro in considerazione per la costruzione della Basilica di San Francesco di Paola a Napoli, nell'attuale piazza del Plebiscito. C'è un motivo per il quale la statua di Ferdinando I di Borbone troneggia ancora in fondo all'atrio principale del museo? È presto detto. Il Museo Archeologico Nazionale è l'erede diretto del Real Museo Borbonico, istituito nel 1816 con regio decreto appunto su iniziativa di Ferdinando IV di Borbone, re di Napoli, divenuto poi, dopo la parentesi del decennio francese, Ferdinando I, re delle due Sicilie. È infatti di Ferdinando il progetto di istituire nell'allora Palazzo dei Regi Studi un museo universale, secondo il modello culturale enciclopedico allora in voga, destinato cioè a raccogliere tutte le collezioni reali di arte e di antichità, fino ad allora distribuite tra la Villa Reale di Capodimonte e quella di Portici, unitamente alle sculture della collezione farnese provenienti dai palazzi romani della dinastia. Alla statua di re Ferdinando si lega poi un episodio assai significativo per la storia stessa della città. Durante le gloriose 4 giornate di Napoli, il 29 settembre 1943, essa è danneggiata da 2 proiettili esplosi nel corso di una sparatoria nelle immediate vicinanze del museo che vede contrapposti i napoletani in rivolta contro gli occupanti nazisti ormai in ritirata. A me personalmente, più che la statua in sé, che è senz'altro di pregevolissima fattura, emoziona profondamente il senso stesso che esso veicola, ossia quello della protezione delle arti, della tutela della bellezza, proprio in una cornice, quale è quella del museo, in cui si è fornito un contributo, possiamo dire, decisivo per la formazione della cultura classica in Europa.